Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di maggio 2026. Siamo già a maggio, ragazzi. La carta della luna. Mm. Potrebbero esserci questioni del passato che ritornano. Diciamo che potrebbero anche semplicemente essere delle zone d'ombra o delle ferite che vi vibrano in questo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un 3 di bastoni, un 9 di pentacoli, un 10 di bastoni, abbiamo un 4 di spade, 10 di coppe, 9 di bastoni, un 7 di spade e la carta della morte. Che periodo intenso, amici del Toro. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' quali sono i messaggi per il periodo. E in un secondo momento andiamo a vedere amore, lavoro, denaro, insomma, settore per settore. Allora, qui sento così d'entrata che c'è come una sorta di delusione. La luna qui potrebbe fare riferimento a delle aspettative che non riuscite a portare a compimento. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Mm. Luna, torre, 3 di pentacoli e regina di bastoni. È come se ci fosse qualche cosa, qualche vostro sogno, qualche proiezione, qualche ideale, potrebbe anche essere qualche ombra effettivamente, sulla quale qualcuno ha costruito e che è come se fosse arrivato il momento di decostruire, di destrutturare con questa torre. C'è qualche cosa che deve essere buttato giù e ricostruito da capo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Carro. Sento che è come se qualcuno non avesse più tanto le forze di fare le cose da solo o da sola. Carro, 2 di pentacoli e appeso. C'è una scelta qui da dover compiere. Secondo me riguarda questa torre. Qui è come se qualcuno dovesse cercare di capire, tolte le paure, le proiezioni del passato, cercare di capire se questo progetto vale la pena o non vale la pena, se conviene portare avanti quello che state facendo o se magari è più conveniente buttare giù tutto e ricostruire da capo. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. È come se doveste vedere le due facce della medaglia, ma finché siete in una situazione e non provate l'altra, è come se non riusciste a vederla qui. Allora abbiamo l'imperatrice. Sì, è come se fosse qualcosa che avete costruito, che fino adesso magari vi ha dato anche una certa solidità, che ho l'idea. Io credo che qualcuno di voi pensi di dover portare avanti le cose da solo o da sola.
Il punto è che non si vuole. Cioè, sento un po' come se diceste tocca sempre a me, devo farlo sempre io, sono sempre io quello che, non so, devo andare verso il partner, devo essere accondiscendente coi colleghi di lavoro. E perché questo 10 di bastoni mi dice che vi state, e anche 6 di spade, vi state prendendo delle responsabilità che non sono vostre per delle vostre ideologie, per dei vostri sogni, per delle vostre proiezioni, per delle vostre ferite. Vi faccio un esempio. Se avete una ferita d'abbandono, è facile che nel momento in cui vi chiedono aiuto, voi diciate di sì, anche se non avete nessuna voglia di fare quel favore, perché avete paura che l'altra persona vi rifiuti o vi abbandoni. E quindi si tendono a instaurare delle dinamiche a causa di certi pensieri limitanti che non sono gioviali per noi stessi, cioè che non servono, come vi posso dire, che sono anche un po' tossiche se vogliamo. Andiamo a vedere il 4 di spade perché è una carta di guarigione. Qui c'è proprio il bisogno di capire, di guarire, di fare un lavoro nel quotidiano, di mm, capire con questo eremita. Abbiamo eremita e 8 di pentacoli. Questo eremita mi dice che c'è bisogno di fare un lavoro di introspezione e il 4 di spade parla di un riequilibrio psico-emotivo, quindi la psiche, la mente, c'è perché e sono i nostri pensieri. Ok, noi decidiamo che cosa pensare e in base a quello che pensiamo proviamo emozioni e in base alle emozioni che proviamo stiamo male o bene. Quindi qui si tratta di capire da che punto volete vedere tutta la situazione o una relazione. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Mm, Abbiamo un re di bastoni e un 5 di coppe. Anche qui vi sento di nuovo con quest'ideologia del devo cavarmela da solo o da sola. C'è qualcosa che devo fare da solo. Però il 9 di pentacoli al contrario mi dice che non so se ve la sentite effettivamente o se siete stanchi perché avete due 9 di bastoni. Ah no, scusate, questo è un 10. Di qui non ce l'ho, no. Siete stanchi di gestire le cose da soli. Andiamo a vedere 7 di spade. Morte, che è come finisce la lettura, e regina di coppe. Sento che qualcuno, perché anche qui ragazzi avete la torre al contrario, è come se ci fosse un certo tipo di situazione o di relazione o di momentum nella vostra vita che è arrivato a compimento e voi qui con la scusa che avete già costruito tanto, magari è quel lavoro che vi ha dato la stabilità fino ad adesso, ma che adesso non funziona più, cioè c'è qualche cosa che dovete tagliare qui. Andiamo a vedere la morte. Potrebbero anche essere le paure, con la luna qui, le proiezioni. Qui abbiamo la forza e il mondo. Sì, è come se fosse giunta l'ora di chiudere un ciclo, ragazzi. La forza vi dice che è ora di trovare il coraggio di effettuare questa scelta che si presenta a inizio periodo. È una carta di apertura, una carta di qualcuno che ha il coraggio di domare le proprie forze istintuali, quindi la rabbia, tutti diciamo quegli impulsi primari, con la forza si riescono a domare proprio con la forza di volontà, con la forza morale. C'è come un periodo di riesame qui su quelli che potrebbero essere i sogni, quello che vi manda avanti i sogni e quello che vi tira indietro le paure. Diciamo che potrebbero essere fortemente proiezioni, perché comunque diavoli non ne avete. Avete un 7 di spade che sono le bugie, questa è una posizione che riguarda prettamente voi e il vostro modo di vedere le cose e mi richiamo un po' a questo 4 di spade. E secondo me è un'ideologia che dovete lasciare indietro. Qui avete un 6 di spade. È come se qualcuno avesse bisogno di sentirsi il punto di appoggio, di sentirsi la parte forte della famiglia, dell'azienda, della relazione. È come se fosse entrato in questo ruolo e è ora di lasciarlo andare. Fatemi sapere se vi risuona. Allora, parliamo di lavoro. Per le persone che sono senza lavoro, sento che, ragazzi, non ci sono assi, ve lo devo dire.
quindi non è che senta sinceramente dei nuovi inizi. Però è anche vero che con questo mondo, morte e forza finali, che sono comunque tre arcani maggiori, sento che è come se fosse giunta la fine di un capitolo. Può essere che da qui in avanti le cose si muovano diversamente, no? Il mondo mi suggerisce come di cercare un po' più lontano da casa vostra o dal vostro normale raggio di azione. Può essere un lontano geografico molto fortemente con il mondo o un lontano a livello di settore. Non lo so, avete sempre lavorato nell'alimentare e adesso provate col metalmeccanico. Ecco, per farvi capire. Due cose completamente opposte potrebbero essere. Però è anche vero che con questa morte c'è una rigenerazione, si lasciano indietro vecchi schemi di pensiero o di autovalutazione, perché comunque il 9 di Pentacoli al contrario mi parla di qualcuno che non ha tanto amor proprio. Qui c'è da sviluppare qualche cosa e avere il coraggio di andare avanti, di provare, di mettervi alla prova. Per le persone che sono occupate, ragazzi, ma io il 10 di coppe non l'ho spiegato. Ditemelo. Amanti e temperanza. Allora, per le persone, stavo dicendo che sono occupate, anche qui c'è come un tema, secondo me, legato ad un ruolo. Io credo che qualcuno possa aspettarsi come un trasferimento, una promozione, un qualche tipo di integrazione a livello aziendale del tipo sono a tempo determinato. Vorrei che ci fosse qualche cosa a tempo indeterminato. In questo caso sento che si arriva perché si chiude un capitolo e si trasforma qualcos'altro. Quindi, per chi aspettasse un trasferimento, per chi aspettasse un cambio di contratto, sì che vedo questa cosa qua. Per il resto sento che tutto sommato le cose sono abbastanza lineari in questo periodo, devo dire. Per le persone che sono autonome, allora, qui c'è bisogno di lasciare indietro dei vecchi servizi, dei vecchi prodotti, dei vecchi progetti o pensieri o programmi di marketing o anche programmi di computer, come se qualcuno dovesse aggiornare il computer o cambiare programma. È come se fosse giunto il momento di lasciare indietro qualche cosa di obsoleto che fino ad adesso vi è servito effettivamente, ma con la scusa che le cose sono in continua trasformazione, come se fosse giunto il momento di trasformare certe cose della vostra azienda. Sento anche che per qualcuno una collaborazione che fino adesso ha fruttato con qualche azienda grande potrebbe necessitare, sì, si dice, di una revisione del contratto. Non che sia negativo, anzi, però anche per voi c'è come un cambio molto importante, secondo me, che potrebbe iniziare a prendere forma in questo periodo. Per quello che riguarda, allora, i progetti. Se sono progetti ancora in testa, sento che vi verrebbe utile monitorare qualche vostro concorrente o qualcuno che ha già percorso quel tipo di strada per vedere come si sviluppano le energie, perché secondo me dopo questo tipo di osservazione cambierete un po' strategia. Se il progetto invece fosse già in opera, sento che ha bisogno di alcuni piccoli ritocchi. Parliamo di soldi. Allora, io sento che c'è come l'esigenza da parte vostra di creare un futuro migliore, come vi posso dire? Sento che è come se aveste bisogno di cogliere qualche tipo di occasione perché è il momento giusto per iniziare a pensare al futuro. Sia che siano investimenti, sia che siano fondi pensioni, sia, non lo so,
Ho come la sensazione che sia un buon momento per iniziare a smuovere quello che già avete. Ehm, Parliamo di sentimenti e di relazioni. Allora, c'è una cosa che devo dire a livello familiare. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi abbia un tema con una donna nella vostra famiglia che possa in qualche modo o cercare di coinvolgervi in qualche progetto, o comunque come se in questo periodo potesse richiedere particolare attenzione. E qui la lotta sarà un po' tra do attenzione a questa persona perché me la chiede, perché è importante per me, perché ne ha bisogno e sacrifico parte di me stesso o me stessa, del mio tempo, oppure cerco di, come dire, equilibrare e riuscire a prendermi anche il tempo per me, perché qui con la luna sento che potrebbero esserci come dei ricatti emotivi da parte di questa persona, tipo cose, non lo so, come se se mi vuoi bene lo faresti, se mi volessi bene lo faresti, no? Cose di questo genere sono ricatti emotivi. Vi ricattano con il fatto di provare o meno affetto. Sento che è come giunto il momento di rimettere a posto questa persona. Con tutto il bene che potete volere a questa persona, però è come giunto il momento di chiudere un ciclo e di trasformare la vostra relazione e semplicemente prendere il coraggio di dire le cose come stanno. Senti, ecco, una cosa che vi posso dire quando dovete spiegare qualche cosa a qualcuno che vi fa sentire in colpa, sostituite la parola colpa con responsabilità. Non è una mia responsabilità se tu sei infelice, se tu sei malata, se tu sei... Io ti posso aiutare per quello che posso, ma non posso sostituirti nella guarigione. Vi ho fatto un esempio come un altro. Va bene, parliamo di relazioni romantiche. Allora, io, se non avete nessuno, ragazzi, ma proprio nessuno in testa, sento che c'è come un pensiero, un qualche tipo di obiettivo, di... Può essere una paura con queste due lune, può essere una proiezione, può essere un risultato, c'è qualcosa che vi sta attanagliando e semplicemente vi state perdendo il momento. È come se foste talmente proiettati nel futuro che non vi rendete conto, non siete in contatto con voi stessi su che cosa veramente avete bisogno in questo momento, che non è il voglio sposarmi, perché da single a sposarsi ne passa di acqua sotto i ponti, però il punto è di che cosa ho bisogno adesso? Di coccole, di divertimento, di distrazioni, non lo so, quello che per voi è valido. E focalizzatevi su quello, perché qui avete anche un appeso che vi dice cercate di prendere il lato giocoso della vita con questo due di pentacoli, vedete anche le cose da un'altra prospettiva, cercate di considerare anche quello che con questa luna non state prendendo in considerazione. C'è come da guarire un lato psicoemotivo di voi, quindi non rimanete troppo nel sogno se vogliamo. Cercate di essere più concreti e sento che alla fine del mese potrebbe anche per qualcuno esserci un viaggetto che vi fa vi nutre il cuore, questo sento. C'è come un cambio di vedute che inizia a inizio maggio e potrebbe, diciamo, iniziare a manifestarsi verso la metà del mese. Per le persone che sono già in una relazione o che hanno comunque qualcuno in testa, potrebbero esserci dei viaggi o potrebbe essere comunque un buon periodo per organizzare qualche cosa, magari già per prenotare le vacanze, per vedere dove andare il prossimo fine settimana o per farsi un weekend magari al mare o potrebbe essere... Mi parlano di osservatorio, magari per qualcuno può essere interessante. Ehm, Tutto sommato comunque lo sento un mese dove c'è bisogno di prendere il lato leggero della vita, anche se ci sono delle paure, magari potrebbero esserci degli schemi di comportamento vecchi da dover lasciare indietro, delle credenze limitanti, delle responsabilità, dei pesi, che comunque, come vi posso dire, potrebbero essere importanti, no? Però tenete presente che tra le due lune, il 7 di spade e il 6 di spade, molto potrebbe essere, cioè è come se voi vedeste le cose più pesanti di quello che realmente sono ed è per quello che c'è il due di pentacoli. Prendete le cose alla leggera, con filosofia, cercate di trovare anche un po' il lato ludico delle cose perché sennò non vi passa più.
Ed è un modo come un altro anche per mantenere un po' l'aria leggera all'interno della relazione. Parliamo di persone che hanno una relazione non ben definita, piuttosto che clandestina, senza etichetta. C'è un passaggio anche per voi. Diciamo che è un buon periodo per iniziare a vedere le cose in modo più leggero. Ehm, Sicuramente ho come l'idea che molte persone penseranno cosa posso fare io per migliorare la relazione. Però anche lì fate attenzione a non caricarvi di troppe responsabilità. Cioè, se l'altra persona non è felice, non è una vostra responsabilità renderla felice. Se la vostra persona di interesse crea dinamiche malsane e poi vi dà la colpa, non è una vostra responsabilità se quella persona non riesce a creare dinamiche in equilibrio. Si può trovare un punto medio perché qui ci sono varie carte e difatti poi si finisce con la morte, quindi sento che anche questa relazione o conoscenza a fine periodo, quindi a metà maggio, potrebbe trovare un certo tipo di trasformazione, un certo tipo di risultato, è come se si passasse a uno step successivo per qualcuno. Andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire, qual è il messaggio. Affiliazione e noi siamo il mondo. C'è come il prendere parte ad un gruppo. Ah, fatemi vedere una cosa. Per qualcuno ci potrebbe essere un tema con una famiglia, perché qui abbiamo un 10 di coppa al contrario, una responsabilità materna o comunque una figura femminile. Potrebbe esserci qualche tipo di cambio residenza con questo carro e il mondo. Quindi per qualcuno si tratta di prendere parte di una grande famiglia. E vi dico che a livello lavorativo, effettivamente, prima vi accennavo che potrebbe esserci come l'appartenere ehm, a un'associazione, a un gruppo grande. Questo è un 9 di spade, ragazzi. C'è qualcosa che vi preoccupa, ma infatti qui abbiamo anche la luna, sono la luna e il 7 di spade, il 6 di spade, tutti questi pensieri che portano un po' giù a livello vibrazionale. Voi chiedetevi, se io non avessi paura che le cose andassero male, di prendere un abbaglio, di sbagliarmi, x, y e z, che cosa farei? E poi la domanda dopo potrebbe essere, se io lo faccio, nonostante la mia paura, che cosa avrei realmente da perdere? Tempo, lacrime, denaro. Cosa ho da perdere? Wow! Guardate, ha senso sarebbe in spagnolo, sarebbe tipo promozione, aprile. Mm, Quindi vi dico ragazzi che per qualcuno, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, io sto pubblicando effettivamente in aprile, potrebbe esserci questo compimento, questo risultato che finalmente arriva. Per qualcuno inizio aprile, per qualcuno a metà maggio, vediamo, dipende sempre dalla decade in cui siete nati. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessante, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, un like, la vostra iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita mi può scrivere una mail o abbonarsi al canale. Tenete presente che il percorso individuale è cucito sulla persona, quindi si va proprio a scavare nello specifico di una realtà, mentre la sezione degli abbonamenti è un percorso diciamo fatto un po' più in generale, però io sono sicura che
anche quel tipo di video aiuta la presa di consapevolezza. Sono 4 playlist fino adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero e i temi trattati vanno dalla metafisica alla metamedicina, si parla di kundalini, di vista eterica, di come trascendere l'ego, di come risvegliare il terzo occhio, ci sono delle meditazioni, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni di formazione personale e professionale che io sto riassumendo e mettendo lì a vostra disposizione. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!